Oggi siamo qui con Giuseppe Scicchitano, non è solo un ristoratore di successo, ma un imprenditore e narratore che attraverso il mare e la materia prima racconta la storia della sua famiglia e l'evoluzione della cucina mediterranea. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Allora, essere la terza generazione di una famiglia storica come quella a Figliero Maranaro, quanto pesa e quanto ispira questa eredità nel suo lavoro quotidiano? Allora, diciamo che per me è una responsabilità più che un peso, perché comunque venire da una tradizione così forte nella mia città poi è più che un peso, una responsabilità che ti aiuta e ti stimola a fare sempre meglio e a rispettare sempre poi la tradizione, perché io penso che quando ti dimentichi comunque da dove sei partito inizi poi a fallire. Infatti, a proposito di infanzia, crescendo in una famiglia come la sua, ricorda un momento preciso in cui si è trovato per la prima volta in cucina e ha capito che quello sarebbe diventato il suo mondo. Diciamo che non c'è stato un momento preciso, perché io sono cresciuto nel locale di famiglia, quindi da quando avevo un anno giravo per il locale storico e penso che è stato, cioè non c'è secondo me un momento preciso in questo settore. Diciamo che ti prende e basta, capito? È improvviso. Una cosa è nata. È nato, diciamo, perché ogni giorno stavo lì e guardavo, cioè, all'inizio quando ero più piccolo da bambino, perché stavo là perché volevo stare con mia mamma e mio padre, ovviamente, perché all'epoca erano altri orari, erano altre, diciamo, altre dinamiche. Alle 4-5 del mattino c'era ancora gente seduta ai tavoli fuori, quindi ti lascio immaginare che mia mamma e mio padre non si ritiravano quasi mai a casa, quindi io per vederli volevo stare per forza al ristorante fino alle 5, alle 6 del mattino. E diciamo, partito da questo e poi mi sono appassionato a questo lavoro, perché quello che mi hanno tramandato in primis è la passione e l'amore per questo lavoro, perché il segreto poi di tutto è l'amore, perché se non c'hai amore per questo lavoro non lo puoi mai fare, è impossibile, perché passi troppo tempo, fai troppe rinunce per fare un lavoro che non ti piace, capito? Parlando invece di autonomia, nel suo percorso, quando ha sentito il bisogno di creare qualcosa di suo come Scicchitano, distinto dalla tradizione di famiglia? Diciamo che ho sempre sentito di fare un percorso mio, no? Quindi, perché poi la sfida più grande è sempre poi crearti un'identità, perché quando parti che sei figlio di, e quindi già hai una tradizione ben salda, due sono le strade: o sei appagato e quindi rimani là e non fai niente, oppure dici voglio creare un'identità mia che non va a essere, cioè che non deve essere una rottura con la tradizione, anzi, perché tutto parte da lì. Cioè io, se oggi stiamo facendo delle cose buone, è perché devo sempre diciamo ringraziare tutto quello che mi ha insegnato la tradizione locale di famiglia, quindi non è stata una rottura, è stata un qualcosa di una sfida personale, diciamo, di metterti in gioco e di non adagiarti sugli allori magari, no? Quindi, Anche perché poi ha iniziato tutto con suo nonno. esatto, e infatti io qua nel locale nuovo ho un polpo gigante al centro della sala, però che non è un sempre, caso, è sì. perché mio nonno nel 43 usciva con la tazza di brodo di polpo per i vicoli di Napoli, no? Porta Capuano. Esatto, quindi è una cosa molto popolare, no? E oggi io ho aperto un locale in uno dei posti più belli e iconici di Napoli, però quel polpo là gigante l'ho voluto mettere, a parte, diciamo, l'estetica e tutto, l'ho voluto mettere proprio perché ogni mattina che entro qua e lo guardo mi ricorda sempre da dove siamo partiti, perché, diciamo, uno deve sempre rispettare e mai dimenticarsi da dove si è partiti, quindi questo ti fa, capito, ti fa avere quell'umiltà e diciamo, di dare sempre di più. Infatti, cosa pensi che direbbe tuo nonno riguardo il tuo progetto personale? Io penso che, diciamo, ne andrebbe fiero e sarebbe orgoglioso oggi, perché immagina che mio nonno, c'è un piatto all'interno del mio menù che si chiama scoglio rumarnare. Pensa un po' che tanti anni fa mio nonno
a Porta Capuana, al ristorante, quando c'era lo spacco, che il nostro spacco è alle 4, sai, quando finisce il servizio del pranzo, si faceva fare un cartoccio di pasta con tutto quello che era avanzato, magari vongole, calamari, frutti di mare, no? E si faceva fare, diceva vicino alla cucina mettetemelo in una carta da forno, così si mantiene caldo, perché se lo veniva a mangiare qua, che dove sta, diciamo, dove si prende adesso la barchetta, si metteva sullo scoglio là e si mangiava questa linguina ai frutti di mare, che è un po' misto, diciamo, e così è nato questo cartoccio, no? Che poi è il piatto, uno dei piatti, diciamo, più iconici poi della mia famiglia, tradizione, e io qua l'ho voluto rinominare o scoglio Rumarnare, perché proprio quello scoglio era proprio a 2 passi da qua dove poi ho aperto il ristorante, quindi è come un segno del destino. Dato che poi il suo ristorante è prevalentemente, nettamente un ristorante di mare, il mare è al centro della sua cucina, cosa rappresenta per te oltre all'ingrediente in sé per sé? Il mare secondo me ti insegna proprio l'umiltà, sai perché? Perché il mare non è mai, cioè non sai mai cosa ti arriva, quindi devi stare sempre attento, perché un giorno magari c'è un pesce, un giorno dopo non c'è, quindi il mare non si sa mai com'è, no? Quindi c'è sempre quell'umiltà di aspettare, di imparare e di capire il mare, e di rispettarlo soprattutto. Invece in ottica mediterranea, quanto pensa che oggi la cucina di mare possa rappresentare i valori della dieta mediterranea? Io penso che il mare è l'essenza della dieta mediterranea, no? Ed è un mangiare sano ma di sapore. Certo. E invece rispetto alla modernità, come riesce a mantenere l'autenticità dei piatti tradizionali pur adattandoli a un pubblico moderno? Ma semplicemente rispettando la tradizione e aggiungendo un pizzico di innovazione, perché non guasta mai, perché ovviamente un ospite deve essere sempre un pochino, deve essere stimolata sempre un po' la curiosità dell'ospite, perché oggi sono cambiate tante cose, è cambiato anche il modo di comunicare, no? E in tanti l'hanno accettato, in tanti no, in tanti ancora ci devono arrivare, però bisogna capire che oggi è un cambiamento, no? Se prima si comunicava con la carta stampata o con le affissioni, oggi si comunica con i social, quindi è un cambiamento, o ti adegui o rimani indietro, quindi poi è una scelta che ognuno fa. Infatti proprio sulla comunicazione, nei suoi video ha uno stile molto riconoscibile anche nel modo di parlare, con espressioni tipiche come mamma mia. Da dove nasce questo modo di raccontare la cucina e quanto ha influito sul suo successo? Beh, io penso che il social è stato veramente importante ma non per il successo, perché io penso che il successo, cioè io sono popolare ma non di successo, perché alla fine sono un ristoratore e mi reputo un ristoratore che lavora ogni giorno nella sua attività e cerca di rispettare e di portare in alto sempre il nome di questa città, perché io ci tengo veramente tanto, perché per Napoli io ho avuto, diciamo, in questa crescita social, no? Che non è altro che un mezzo che ti fa arrivare più velocemente in tutto il mondo. Magari con la carta stampata non ci arrivi in tutto il mondo, con il social ci arrivi in un secondo, oppure ci potevi arrivare all'epoca ma ci mettevi tanto tempo, invece con il social basta un video che arrivi dappertutto, no? Tant'è vero che qua vengono persone dal Brasile, Australia, cioè l'unica parola che dicono in italiano è scicchitano, Napoli, mamma mia. Pensa che un paio di giorni fa ho avuto degli australiani che dicevano Napoli, però non sapevano cosa voleva dire Napoli. E infatti mi chiedevano che vuol dire Napoli, dicevo che è la città, è Napoli. E loro, quindi immagina un po' la forza che c'è il social, no? E in questa crescita io ho avuto tante proposte all'estero, in tante parti d'Italia, però ho voluto puntare ancora una volta nella mia città, con diciamo tutto lo staff, che la maggior parte è tutto napoletano, ragazzi che magari potevano fare altri percorsi, e ho cercato di farli intraprendere questa strada, sempre insegnandogli, diciamo che questo mestiere il centro di tutto è sempre l'amore. Se uno ha la voglia, la passione e l'amore di fare questo mestiere, veramente è un mestiere che ti può permettere di imparare in fretta, quindi di crescere in fretta. Parlando inoltre di social, oltre l'apparenza, qual è la parte meno visibile ma più impegnativa del suo lavoro che spesso le persone non immaginano?
Vabbè, diciamo che il social è proprio è la fine, diciamo. Io sono la facciata di una grande famiglia, no? Perché poi dietro quel social ci siamo 62 persone, no? Quindi, perché per me le vittorie cioè le sconfitte me le prendo da solo, però le vittorie voglio condividerle con la squadra perché si vince sempre di squadra, mai il singolo non ha mai vinto niente, quindi è sempre la squadra che vince. Quindi dietro il social c'è tanto lavoro di tante persone. Il social, diciamo che per noi come brand è arrivato dopo. Noi abbiamo prima lavorato tanto, perché sono la terza generazione, quindi Certo. conosciamo la materia, cerchiamo di garantire la qualità, e il social è venuto dopo. Quando c'è stato questo cambiamento io ho cercato di prenderlo al volo. E invece per concludere, se dovesse riassumere la sua cucina in 3 parole, quale sceglierebbe e perché? Rispetto, identità e lavoro di squadra. Sono le 3 parole che mi sento proprio, che più mi rappresentano, perché rispetto, perché ho sempre rispetto per la materia prima, cerchiamo di manipolarla quanto meno, perché per me la mia filosofia è che se c'hai una materia prima di altissima qualità non c'è bisogno di fare tante scienze o di manipolarla così tanto, no? Devi esaltare proprio il prodotto, e quindi io sono un ossessionato della qualità, e quando abbiamo un prodotto di alta qualità cerchiamo di esaltare la qualità del prodotto. Identità perché per me è fondamentale, ma in tutto, perché oggi vediamo tante cose uguali, tante copie, e penso che come dire, prendere spunto da qualcuno va bene, lo facciamo tutti ogni giorno, però creare un'identità è la cosa più difficile, perché se non crei l'identità, secondo me non riesci mai a vincere, non riesci mai a creare qualcosa, perché copiare solo oppure prendere spunto solo da qualcuno senza creare un'identità propria, secondo me è sbagliato. E lavoro di squadra perché, come ti ho detto prima, c'è un piatto che arriva a tavola, non viene fatto solo dalla cucina, ma anche chi lo porta al tavolo, chi lo spiega, quindi è un lavoro di squadra tra sala, cucina, anche chi lava il piatto, perché se il lavaggio non ti lava il piatto bene e ti arriva sporco, diciamo, quindi è tutto un lavoro di squadra. Perfetto, grazie mille, è Grazie a stato un voi, piacere. è stato un piacere. Civitano,